Gli episodi di terrorismo di questi giorni ci pongono di fronte a un vero e proprio dilemma, perché tante sono le polemiche che sono divampate sui giornali italiani e su quelli europei, ovvero che genere di approccio avere rispetto a questo fenomeno di terrorismo islamico che ormai funesta le cronache nere in maniera assolutamente periodica. Ebbene, io penso che ad esempio sul possesso delle armi ci debba essere una chiarezza di fondo. È giusto che chiunque abbia la possibilità di procurarsi un'arma attraverso un circuito legale e trasparente debba averla per un concetto di difesa personale che è un concetto di libertà vera e propria, e poi per un problema di fondo, per gli episodi che noi abbiamo visto nei mesi scorsi, ad esempio al Bataclan, se ci fosse stato qualcuno armato di un'arma sicuramente il numero dei morti sarebbe stato limitato, perché l'effetto di difesa contro i terroristi sarebbe stato assolutamente efficace. Poi da un altro lato occorre fare una differenza di fondo. Tutti gli episodi di terrorismo avvenuti in Europa sono stati fatti con armi illegali. Chi aveva un Kalashnikov se lo è procurato attraverso il mercato dei Balcani o il mercato russo, non sicuramente attraverso delle procedure trasparenti ed efficaci che sono quelle previste dalla legge. Ecco perché credo che questa marea montante di buonismo nei confronti dell'Islam vada fermata spiegando in maniera efficace quali sono le reali condizioni, e poi perché penso che il mercato delle armi legali ovviamente, debba essere un mercato per il quale i cittadini si possano ancora proporre come possibili utenti, e questo credo debba essere uno di quei ragionamenti che deve essere proposto con forza qui in Europa, dove si pensa di eliminare tutte le armi. Io credo sia un'assoluta follia. È come se, pensando che chi fa le cinture esplosive o le bombe artigianali utilizzando i prodotti dedicati all'agricoltura possa continuare a non farlo se eliminassimo i prodotti dell'agricoltura dal mercato legale. Ecco, io credo che ci sia un equivoco di fondo al quale bisogna dare una risposta. Noi siamo di fronte a una guerra epocale contro l'Islam, siamo di fronte a una civiltà che mira a distruggere quella occidentale attraverso l'uso distorto della religione, e allora i cittadini devono essere protetti da un lato e devono avere la possibilità di poterlo fare in maniera individuale. Ecco perché io credo che da questo punto di vista la chiarezza debba essere estrema.